Buongiorno a tutti, bentrovati. Questa è la terza parte della serie di video riguardanti la costruzione delle casse CX8, in particolare la versione 2012, quella aggiornata con i dettagli fra virgolette in metallo, cioè il top e il basamento. Questa parte riguarda il collegamento, il montaggio del crossover e il suo collegamento ai diffusori, quindi c'è una parte che francamente di per sé non credo vi dica molto, perché non sono qui per insegnarvi a saldare correttamente dei fili su degli altoparlanti. Non è quindi questo il reale interesse di questo video. Il reale interesse di questo video è scoprire quali sono le soluzioni adottate per il montaggio e il collegamento degli altoparlanti, non solo. Vediamo direttamente all'interno del diffusore come è montato l'altoparlante, come è montato il crossover, come è costruito all'interno del diffusore e quali sono le soluzioni un po' particolari adottate per ottimizzare questi aspetti della costruzione. Quindi le parti di pura saldatura saranno accelerate, non ve le faccio sorbire, dureranno pochi secondi. Invece questo video è una bella chiacchierata appunto sugli altri argomenti. Mi auguro che ve la godiate e che possiate capire quali sono le caratteristiche costruttive di questi nostri diffusori e perché queste caratteristiche li rendono fortemente differenti dagli oggetti commerciali che trovate in giro. Allora, buona visione, buon ascolto della mia chiacchierata e ci vediamo alla fine. Io credo che mi perdonerete se sono fuori campo in questa inquadratura, ma tanto io in realtà servo a poco in questo caso. Quello che volevo farvi vedere è il punto dove viene montato il crossover, cioè qua, ecco, qui vedete il crossover già cablato e montato. Dobbiamo applicarlo qui sul fianco della cassa. Il punto è abbastanza scomodo per il montaggio, ma è quello che ci permette di avere i cavi più corti verso gli altoparlanti e un ancoraggio ottimale, per cui abbiamo già le nostre basette preparate con le strisce di neoprene per evitare vibrazioni strane. Quello che ci serve adesso sono le viti e l'avvitatore. Eccole qua. Adesso dovrei riuscire a montarli in qualche modo. Cominciamo dal diffusore più lontano, così se si sentono delle parolacce si sentono a volume più basso. Purtroppo il setup che mi permette di farvi vedere queste operazioni non è quello migliore per lavorare su questi mobili, però insomma si cerca di trovare un compromesso che ci permetta di fare entrambe le cose. Ok, adesso lo avete montato. Il prossimo step sarà quello di incollare il grosso induttore di filtro del woofer. Adesso tocca al secondo. Ne voglio approfittare per dare un'occhiata indiscreta all'interno di questo diffusore. Quello che possiamo vedere in fondo, dove illumina la luce, è il percorso della linea di trasmissione principale, quella aperta, che poi sbocca sulla parte bassa del frontale. Vedete che tutta la parte esterna, adesso non è ancora da fissare nella parte terminale, è rivestita da feltro sintetico molto sottile, quindi c'è una perdita di efficienza lungo questa linea molto bassa. La parte anteriore invece, la linea di compensazione che va a linearizzare la risposta della linea principale, è completamente vuota. Nella parte superiore, quella che può considerarsi la camera di compressione dei due woofer, ci sarà poi dell'ulteriore materiale assorbente che vedremo dopo, materiale fibroso, anallergico, ignifugo, eccetera. Vorrei, mentre abbiamo questa inquadratura un po' particolare, farvi notare un paio di particolarità che probabilmente non vedrete mai più in altri diffusori commerciali di sorta. Allora, intanto lo spessore delle pareti anteriore e posteriore, che è di 3 cm. Le pareti laterali
sono 2 cm di MDF più 1,5 cm di massello che viene incollato per tutta la superficie, quindi costituisce poi un tutto solidale con la parete principale. Anche la finitura esterna è strutturale di fatto. Il fissaggio degli altoparlanti è un'altra cosa che a me piace molto sottolineare perché la trovo molto importante. Per qualcuno sarà sicuramente un accorgimento sovrabbondante, però vedete, questi sono tutti bulloni in acciaio inox da 4 mm fermati con il loro dado autobloccante. Questi bulloni vengono montati per primi quando si costruisce la cassa, proprio per lasciare adattare il serraggio e perché il legno cominci a cedere, a prendere la forma. Dopodiché, prima della chiusura definitiva della cassa, vengono tutti chiusi nuovamente, vengono tirati uno per uno, in modo che questi altoparlanti siano veramente solidali con la parete. Che altro dire? Lasciamo asciugare la colla in modo che non mi caschi l'induttore di filtro. Vedete, lo vedete di sotto fissato, spero, se non ci ho messo la testa davanti. E poi ci sarà ancora da saldare i fili degli altoparlanti per tutte e 3 le vie e saldare la vaschetta contatti in basso. Si tratta adesso di collegare i crossover agli altoparlanti tramite i fili che abbiamo saldato prima. Prima cosa, prepariamo le linguette degli altoparlanti. Stagno all'argento. Questo stagno contiene già del flussante, dell'acido che serve essenzialmente a pulire la parte su cui deve aderire lo stagno, proprio per rendere l'adesione dello stagno migliore, quindi la conduttività migliore. Ecco fatto. Ecco qui 2 woofer, il posteriore e quello anteriore, e poi un po' più delicata l'operazione sul tweeter. Passo dall'altra parte, vi metterò la testa davanti, al massimo taglio tutto. Allora, ecco qui, ecco 1 e 2. Ecco, allora i contatti sono pronti, dobbiamo prendere i nostri cablaggi. Qui tweeter 1 2 3 e via coi collegamenti. Solo di non invertire le fasi. Ecco qui, invertivo da questa parte, sempre facendo attenzione a fare delle saldature che non diano problemi e che conducano bene. Quindi attenzione alle saldature fredde, saldatore e quindi stagno alla temperatura giusta, stagno di ottima qualità e un po' di mano nel fare le saldature. Ecco qui, una. Adesso il woofer anteriore, 1 3 e colleghiamo. Magari si possono anche rinfrescare un pochino le stagnature. Qui è un po' più complicato usare l'aspiratore, per cui cerco di non fare proprio l'aerosol con i vapori del flussante. 1 2, ecco fatto. E adesso il wooferotto posteriore, passiamo alla parte che ci permette di saldare con un po' più di comodità. Questi sono oggetti abbastanza 2 3 4, sono oggetti abbastanza ingombranti, per cui ogni operazione, per evitare di danneggiare i mobili, di rovinare, di fare dei pasticci, insomma, va fatta con un po' di attenzione, con un po' di calma. Questo purtroppo rende i tempi di lavoro piuttosto, diciamo pure, dilatati, però le cose fatte bene. Ecco qua, e il positivo. Belle ma non bellissime, ma insomma. E questa è la parte di cablaggio degli altoparlanti. L'operazione viene fatta poi per 2 diffusori, non vi tedio con tutto il processo. Eccoci, ci ritroviamo alla fine, spero che siate arrivati fin qui tutti, spero di non avervi annoiato, spero di avervi dato delle notizie interessanti. C'è ancora un video da vedere, spero che ve li possiate godere tutti, spero che vi interessino, insomma, quantomeno, e che vi possano dare delle notizie interessanti. Mi raccomando, per non perdervi gli aggiornamenti,
del nostro canale iscrivetevi, attivate le notifiche, così almeno quando pubblico qualcosa di nuovo, cosa che non succede tutti i giorni, questo l'avrete capito, solo quando c'è qualcosa di interessante, riceverete un avviso e non vi perdete nulla. Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo e al prossimo video.